Pronto? Pronto, buongiorno Ryan. Guarda, c'è una proposta da farti se vuoi venire al Montenegro. In una zona qua molto bella ci sono delle grotte, se sei interessato a visitarli. Sì, sì, come no, certo. Ma Vieni, benvenuto, ci mettiamo d'accordo quanto e come. come si chiama la zona? Il posto si chiama Šestan e si trova vicino al lago di Scutari. A seguito della proposta ricevuta da Dragan, Gianni si mette all'opera analizzando immagini aeree dell'area indicataci e segnando i punti di particolare interesse. Organizziamo quindi una squadra e partiamo per il Montenegro. Siamo partiti. La squadra è composta da 5 membri. Il viaggio ci tiene sulla strada per quasi 12 ore. Attraversiamo la Slovenia, Croazia, Bosnia per giungere finalmente in Montenegro. Dove siamo? Montenegro, appena passato il confine. In serata arriviamo a Lukici, dove incontriamo i nostri contatti locali. Dragan, Marco e sua moglie Sanja e il loro zio Marco, il quale ci racconta subito alcune informazioni sul luogo. Ci troviamo a Gorni Sestani e precisamente nel paese di Lukici. Siamo a circa 18 km da Virpasar nell'area del massiccio del Monte Rumilja, su un altopiano carsico situato tra il lago di Scutari e il mare Adriatico. Marco, dopo averci fornito le informazioni principali di quest'area, si offre per l'indomani ad accompagnarci presso alcuni ingressi di grotte da lui conosciute. Ci incamminiamo verso l'antico borgo abbandonato di Lukici, ormai infestato da piante e rovi. In 30 minuti raggiungiamo la sella a nord-est del villaggio, da dove è possibile ammirare il lago di Scutari. A pochi metri dalla sella, Marco ci fa vedere l'imbocco di una grotta, precisamente la Spela Ljugut Bar. Per oggi però ci limitiamo a prendere solamente la posizione e approfittiamo di Marco per farci mostrare un altro ingresso. Ci dirigiamo pertanto verso l'antico borgo di Gurza. Ci stiamo dirigendo verso Gurza? Percorrendo la vecchia mulattiera che porta alla città di Stari Bar. Questa mulattiera veniva utilizzata dagli abitanti di Gorni Sestani ogni venerdì per raggiungere il mercato settimanale di Stari Bar. Gli stessi mettevano in vendita i propri prodotti agricoli e bestiame. Stari Bar veniva raggiunta in 4 ore di cammino e, con animali al seguito, gli abitanti impiegavano per il tragitto fino a 6 ore. I prodotti agricoli di Gorni Sestani erano particolarmente apprezzati al mercato in quanto l'area offre un terreno fertile e le condizioni climatiche ideali per coltivare diversi tipi di ortaggi. Superato il vecchio abitato di Gurza, proseguiamo verso nord-ovest, ma il sentiero conosciuto da Marco risulta ormai inesistente. Siamo partiti da casa alle 11, è l'1:22 e io ho fame. Dopo diverse ore raggiungiamo l'ingresso di un pozzo di almeno 30 metri, ma purtroppo l'ingresso risulta ostruito con macigni. Marco ci spiega che gli allora abitanti di Bardici, temendo per l'incolumità dei bambini attratti dal profondo pozzo, hanno deciso di ostruirlo.
Nella circostanza prendiamo la posizione GPS e considerata l'ora ci avviamo verso il campo base. Questa volta però scegliamo una strada diversa da quella dell'andata e visitiamo il borgo abbandonato di Bardici. Raggiunto l'ingresso della Spela Lugudbar, o conosciuta anche come Gola Bianca, Mauro effettua una pulizia delle sterpaglie per agevolare l'entrata. Inizia quindi l'esplorazione vera e propria. Mentre Gianni e Mauro esplorano la grotta, Nicola inizia le ricerche ed effettua il campionamento di varie specie di invertebrati ipogei. Dopo un breve salto iniziale, la grotta si sviluppa in direzione nord-ovest con vasti ambienti in alcune parti anche molto concrezionati, tra cui un salone di 20 metri per 20 e alto 16 metri. Termina con una piccola condotta concrezionata. Si riscontra l'assenza di correnti d'aria. E qua siamo in fondo alla grotta, ultimo cunicoletto, 4 metri stretti che chiudono su una strettoia che chiede un mezzo di allargamento potente di cui ovviamente non siamo in possesso. Fine dell'avventura per questa volta. Sotto l'ingresso e nella prima caverna sono presenti numerosissime ossa di grossi animali. Vengono infine effettuate le operazioni di rilievo della grotta, che permettono di accertare uno sviluppo di 89 metri per un dislivello di 14 metri. Cosa ci propone lo chef oggi? Allora ci sono uova strapazzate con la cipolla e il pomodoro e un'insalata mista con pomodoro, lattughino, cipolla e fagioli. A parte. Ottimo. Per concludere la giornata, Nicola procede con il catalogare e depositare le specie degli invertebrati raccolti nella grotta in contenitori con alcol, al fine di preservarne l'integrità in attesa delle successive analisi di laboratorio. Dei millepiedi più picci e un altro opilione. È quasi importante perché quasi anche il ragno. A parte queste sono le più delicate, quasi le micro lumachine, dove vedo la foto, e lo scorpione, che si vede dentro. Le ricerche proseguono ora nell'area sud-est e in questa occasione ripercorriamo la vecchia carareccia che da Gornji Shestani portava alla città di Stari Bar. Qui siamo sopra l'abitato di Gurza e siamo su un sistema di almeno una dozzina di pozze e cisterne artificiali. Artificiali, ma secondo me sono su una falda sospesa, una falda carsica sospesa, e non solamente in raccolta di acqua piovana di ruscellamento. Si vede come di ruscellamento perché se raccogliessero l'acqua che scende giù dal monte non avrebbero sicuramente il muretto a protezione a monte, come in questo caso, che proprio devia anzi le acque di ruscellamento. E per raccogliere l'acqua piovana non avrebbero l'imboccatura così stretta, almeno quella ad uso umano, e poi si allargano a campana. In più non avrebbe alcun senso creare una zona così ampia di raccolte d'acqua lontano dal paese, perché noi qui siamo a 20 minuti di buon passo dall'abitato più vicino, dall'antico abitato più vicino.
Infine, tra le specie presenti c'è la salamandra pezzata, salamandra giallonera, che è legata ad acque di falda, ad acque fresche e non ad acque di raccolta piovana. Dopo circa un'ora di cammino raggiungiamo la Spela Shax, o conosciuta anche come Grotta del Cane. Per raggiungere l'ingresso si prende la vecchia mulattiera che, partendo dall'altopiano di Gorni Sestani e superando le rovine del villaggio abbandonato di Gurza, conduce alla sella denominata Biela Scala, alle pendici del Monte Rumia. A circa metà strada sulla sinistra, a una decina di metri di distanza dal sentiero, si apre la grotta. Un cunicolo iniziale in discesa conduce ad una ampia caverna che dal lato opposto chiude con una frana. Al centro fanno bella mostra di sé lunghe radici che pendono dal soffitto. Sul lato est della caverna si interna una galleria, dapprima bassa e poi comoda orizzontale con depositi di fango nero. A circa metà di questa galleria, sulla destra, si inoltra verso sud un cunicolo in leggera discesa tra le concrezioni. La galleria prosegue poi verso sud-est fino ad una frana. Lungo questa galleria si aprono due diramazioni, la prima stretta e ascendente verso sud-ovest che termina a brevissima distanza dalla superficie esterna, la seconda in forte discesa vero nord-est risulta un po' scomoda e termina in uno sprofondamento dal quale si avverte uscire una corrente d'aria. Lo sviluppo totale è di circa 150 metri, per un dislivello di 22 metri. Probabilmente la cavità, vista la vicinanza alla mulattiera che collegava Gorni Sestani con Stari Bar, è conosciuta da moltissimo tempo. Un lastricato con pietre piatte e un basso muro lungo la parete destra della caverna iniziale lo sta a dimostrare. Effettuati numerosi campionamenti biospeleologici di invertebrati ipogei ed eseguiti i rilievi planimetrici della cavità. Della Grotta del Cane, cavità un po' complessa, molto collezionata, interessante sotto tutti i punti di vista, archeologico, biologico, morfologico, e speleologicamente non è tanto importante, avrà sino 130 metri di sviluppo totale, però simpatica. Terminata l'esplorazione, proseguiamo con una battuta di zona verso Biela Scala, ovvero seguendo la carrareccia che porta alla città di Stari Bar. Raggiunta la sella di Biela Scala, ammiriamo il favoloso panorama che questo posto ci regala. Soddisfatto? Abbastanza. Bello, bello, molto bello. Zelo dobro, odlično. Dobro jutro. Sì, tra poco andiamo a dormire. Lasciamo quindi traccia del nostro passaggio e rientriamo alla base.
Concludiamo la giornata con le catalogazioni degli invertebrati raccolti da Nicola nella grotta. Quasi questi che sono i più importanti di tutti. Quasi veramente le robe più picce e più importanti. Questi sono dei ragni pigmentali che era verso l'ingresso, probabilmente del genere meta come la meta menardi, dei ragni predatori. E questo sono di quegli opilioni che invece è una cosa tipica di queste grotte qua, ma come vedete sono diversi da quei dei ieri, sono più piccoli e meno pigmentati rispetto a quei dei ieri. È una cosa particolare che ci sono i pozzi anche fatti sotto di legna, di quercia, e poi continuato a farli con la pietra. Dicono che sono molto vecchi, la gente abitava forse 2-3 mila anni qua, perché, vi racconto un particolare, mio nonno ha scavato un pozzo, si è messo d'accordo con una signora vecchia, lei voleva donare qualcosa al paese, ha detto di scavare un pozzo. Ha iniziato a scavare il pozzo e dopo 1,5 metri ha trovato delle pietre. Guardando, si è spostato un po' davanti, era il pozzo. Già fatto tutto quanto. È andato su qualcosa di tipo 7-8 metri in profondità solamente a pulire la terra dal pozzo e là ha trovato una coffa di legno e quella per bere, era di legno. In contatto con aria si sono spezzolati a pezzi. Io penso che era abitato dei vecchi Iliri. Imaš ona dva najdonja bunara, prva bunara što su. Oni su se koristili samo da piju volovi. Ogni villaggio aveva la propria area dove erano raggruppate le cisterne. Quelle in posizione più a valle venivano destinate ad uso animale, mentre quelle a monte venivano destinate all'uso umano. Onaj najgornji samo se koristio za piće. Tutte le cisterne venivano utilizzate senza limitazioni sino a quando il livello dell'acqua non scendeva sotto la metà. In questo caso, il consumo veniva regolamentato e limitato per tutti gli abitanti dei vari borghi. A iz ovog drugog samo donji lukići, a dok su bili puni nije se gledalo. Dalje sasred Cetinja, što ga vječna zubljada. Nel periodo dell'impero austro-ungarico, la gendarmeria si presentò presso il paese di Lukici, riferendo al capovillaggio che erano a conoscenza che in paese erano detenuti 15 fucili illegalmente. Ordinarono quindi per l'indomani di raccogliere le armi e di lasciarle davanti alla porta della casa di uno dei contadini locali. I gendarmi nella circostanza non vollero sapere a chi appartenessero le armi, pur di recuperarle. Gli abitanti del paese, dopo aver raccolto le armi, constatarono nella circostanza che le armi erano 17, ovvero 2 in più di quelle a conoscenza dei gendarmi. Il capovillaggio quindi si consultò con mio zio, interrogandosi sul da farsi. Mio zio disse: «Sai cosa? La loro spia non è attendibile. Considerato che però ci sono 2 fucili in più, e consegnando anche questi, i gendarmi vorranno sicuramente cercare altre armi. Prendi tu un fucile e io prendo l'altro». E così fecero. Ma la legge contemplava che chiunque fosse stato sorpreso con un'arma sarebbe stato punito con la pena di morte. Nella circostanza si seppe che già 2 persone avevano pagato con la loro vita, poiché sorprese in possesso di armi. Mio zio, spaventato da quanto appreso sulla pena di morte riservata ai trasgressori, portò il fucile in una grotta situata oltre alla sella del paese di Lukici. Ancora oggi il fucile si trova in questa profonda grotta che si dice abbia anche un grande lago sotterraneo. Ci stiamo avvicinando al villaggio di Dedici.
Per completare la visita dei Gorni Shestani ci spostiamo a nord-ovest, dove visitiamo dapprima il villaggio e le cisterne di Dedici. Successivamente ci spostiamo nel borgo più piccolo e più isolato della località, il villaggio di Marvučići. Qui ci viene indicato un punto di interesse a 30 minuti dal villaggio, il laghetto semi-artificiale di Kaštra, dove Nicola approfitta per effettuare un sopralluogo scientifico. Rana ridibunda. Termina così la nostra avventura in Montenegro, ma che sicuramente avrà un seguito in un prossimo futuro. Un ringraziamento particolare va a Dragan, che ha proposto e organizzato la visita, Marco e sua moglie Sania, che ci hanno messo a disposizione la loro casetta, Marco, che ci ha guidato tra rovi e sentieri abbandonati alla scoperta di questo posto magnifico, Dila, la nostra vicina di casa, unica abitante del villaggio di Lukici con suo marito, ed il signor Frano, che ci ha raccontato storie e leggende del luogo, dandoci un motivo per ritornare. Fa niente. Rilassamento totale.